Quarto appuntamento con Dream in Roma. Oggi ci è venuto a trovare Alessandro Romano. Ciao Alessandro. Ciao a tutti. Sono particolarmente contento di averti qui. Te l'ho detto anche un po', insomma, a microfoni spenti, perché Grazie. secondo me, a parte tecnicamente, sei un profilo che vorrei conoscere meglio, perché non sei di tantissime parole, sei più un riflessivo che un chiacchierone, però insomma questa battuta te la devo fare subito, quindi me la tolgo così non riderà nessuno, però insomma no, per scherzi a parte, noi siamo molto abituati ai ragazzi romani, romanisti, insomma qui è una cosa alla quale ci teniamo particolarmente. Tu la Roma un po' ce l'hai nel cognome, perché Alessandro Romano insomma un po' fa sorridere visto la maglia adesso che indossi, quindi poi capiremo se sei diventato anche romanista, però nel tuo cognome c'era anche già un po' di destino. Sembra di sì. In realtà da quando l'hanno scoperto tutte le persone pure in Svizzera hanno fatto la stessa battuta. Quindi sì, potrei dire di sì e vedremo quello che ci porta al futuro. Tra l'altro c'è un'altra coincidenza che non so in quanti te l'hanno fatta notare, ma tu sei nato il 17 giugno del 2006. 17 giugno da queste parti Sì. è una data un po' speciale, te l'hanno raccontata visto che insomma non eri nato quando la Roma ha vinto il suo terzo scudetto. Sì, esattamente come hai detto te, sono nato il 17 giugno e sì, la Roma ha vinto il suo terzo scudetto. E in realtà non lo sapevo prima perché il marito di mia cugina è romanista, vero? Ah, ok. Quindi un po' in famiglia ce l'abbiamo già il romanismo. Eh sì, lui mi ha raccontato di questa cosa e sì, però non solo questo, pure l'Italia ha vinto Esatto, il mondiale esatto. e pure i miei genitori si sono sposati il 17 giugno, quindi Ah sì? una data che porta tante cose. Speriamo insomma che ti porti anche fortuna qui dentro. Sei arrivato l'estate del 2022 e sei cresciuto nella tua città, hai iniziato a giocare nella tua città. Ci racconti un po' la trattativa che ti ha portato qui alla Roma? Esatto, sì, da quando ho iniziato a giocare a calcio ho sempre giocato al Winterthur, poi 2 anni al Grasshopper e poi sono tornato al Winterthur di nuovo. Eh sì, la trattativa mi sa che mi hanno visto in nazionale giocare contro l'Italia e mi hanno visto lì, mi hanno scoperto lì e poi sono venuti a guardare una partita al Winterthur e mi ricordo bene che non ho giocato tanto bene quella No, partita, però insomma qualcosa l'hanno vista. ti hanno preso sulla fiducia Sì. quindi. E niente, un paio di giorni dopo abbiamo avuto un video call, ci abbiamo conosciuti un po', mi ha fatto vedere insomma la Roma, Trigoria, tutto il progetto. E un altro punto, siamo venuti qua, ci hanno invitato e poi abbiamo visto tutta Trigoria, la struttura e mi sono innamorato subito. Veramente bellissimo e niente, poi ho firmato e poi ha iniziato questa avventura. Iniziata alla grande perché primo anno subito scudetto, insomma Sì. te lo aspettavi un impatto così o pensavi di avere più difficoltà? No, in realtà no, difficoltà no, però sono venuto qua per voler crescere, per migliorarmi e poi ovviamente io sono un ragazzo che vuole vincere sempre, poi arrivati a fine giugno e vincere lo scudetto, bellissimo. Sta iniziando un po' a uscire fuori, perché tra l'altro vedendo anche qualche allenamento, tu vuoi vincere pure le partitelle. Sì, Io questa cosa l'ho sì, notata, cioè sì. tu se perdi la partitella in allenamento Sì, mi è come se ci innervosisco. avessi una cosa Esatto, dentro. sì, mi innervosisco subito perché sì. Quindi è una cosa è una cosa vera questa. Sì, Non sì, ho- Tra l'altro debutto in primavera l'anno scorso e segni. sì. Al derby segni, insomma le prime volte non le sbagli quasi mai. Sì, no, però sì, ho segnato, molto bello e ringrazio anche il mister in quel periodo perché ho iniziato la stagione con l'Under 18, poi sono salito in primavera subito e ho iniziato a giocare. Sì, ovviamente è bellissimo segnare subito al debutto. E vabbè, al derby non so che ti devo spiegare, segnare al derby è sempre bellissimo. No, tra l'altro insomma anche un bellissimo gol. Diciamo che finora brutti non li hai fatti mai i gol, insomma ti piace farli belli. Sì, sì, diciamo così. Ma è meglio un assist o un gol? Uff, difficile. Io da centrocampista è difficile, però direi assist. Però alla fine basta che aiuto la squadra, se un gol o un assist cambia tanto. Quindi è più bello l'assist che hai fatto a Bologna a Graziani piuttosto che il gol a Verona? Sì, diciamo così, sì. Toglimi un'altra curiosità, perché quando esulti mostri i muscoli? E il bicipite è una cosa tra me e mamma, perché lei
diciamo, una delle persone più importanti nella mia vita, e lei mi dà tanta forza, tanta energia, e dal nulla abbiamo fatto il bicipite e da lì è nato l'esultanza, sì. Lei è proprio il punto che mi dà tanta forza, tanto amore, sì. Quindi quel gesto è: ho segnato grazie alla forza che mi dai. Esatto. Bello, molto bello. E rapporto con la famiglia, come si rapporta quando fai un cambio di vita così come l'hai fatto tu? Sì, all'inizio è stato veramente difficile, per me, perché sono stato da solo in un altro paese, e soprattutto anche per loro. Ovviamente 16 anni insieme a loro nella stessa casa, abbiamo vissuto dei tanti momenti bellissimi, anche un po' meno, però sì, abbiamo sofferto tanto, però alla fine ci sentiamo ancora ogni giorno, sì, però abbiamo sofferto un po', però penso che ora siamo bene. Diciamo che la parte più difficile forse è passata. Sì, i Tu primi sei mesi cresciuto, ti sei un esatto. po' adattato. Ecco, Esatto. come ti sei... Perché noi forse anche, diciamo, il cittadino italiano medio, se gli dici la Svizzera, dal punto di vista della vita, pensa alla tranquillità, Sì. all'organizzazione, tutto capillare. Arrivi a Roma, tanto caos, anche tanta passione. Com'è stato l'adattamento? Sì, hai ragione, la Svizzera è molto calma, molto tranquilla, però ti devo dire anche che qui, da quando sto a Roma, il più tempo ho speso o in convitto oppure nell'appartamento ora. Però ovviamente quando sono venuti i miei genitori siamo andati al centro a vedere un po' la città, che è bellissima, mi sono innamorato subito, però mi sono ambientato bene. Pure qua a Trigoria devo dire che i ragazzi mi hanno accolto molto bene. Sì, li ringrazio per quello. Anche per i miei genitori è stato facile, che mi hanno aiutato. Doppio passaporto grazie ai tuoi nonni, e un italiano praticamente perfetto, ma mi dicevi praticamente lo hai imparato qui quando sei arrivato, perché non parlavi tantissimo italiano in Svizzera. Sì, esatto. Non parlavo tanto, però ovviamente i nonni italiani, parlavo poco, però da quando sto qua ho imparato tanto, parlando con gli amici, parlando anche con un paio altri ragazzi, sì, ho imparato tanto qua. Tu parli 4 lingue, Sì, quindi italiano, sì, il tedesco, sì, francese sì, e inglese. inglese, esatto. C'è un'altra lingua che ti piacerebbe parlare in futuro, magari quando Sì, smetti? forse lo spagnolo. Ah, Spagnolo mi piace perché è una lingua che dà tanta allegria. ok. Sì, è bella. Vabbè, poi parlando l'italiano magari può essere È più anche facile, esatto. facile. Sì, sì. Che rapporto hai con l'Italia? Vado in vacanza ogni estate in Puglia, quello è l'unico rapporto che ho. Come hai detto te, i genitori origini italiani, Quindi non hai mai pensato alla nazionale italiana tu? Sinceramente sì, ci ho pensato, ci ho parlato pure, però per il momento penso che non è priorità numero uno, perché sto bene con la nazionale svizzera, però nel futuro non si sa mai cosa succede. Tecnicamente ti definiresti un regista? Sì, direi di sì, perché a me mi piace avere la palla tra i piedi, a decidere il ritmo della partita, e quindi sì. Vertice basso di un 4-3-3 o uno dei due mediani in un 4-2-3-1? Se cambia qualcosa per te. Sì, cambia, cambia sì. Perché in 4-3-3 da regista singolo non ho tanta libertà, sono più difensivo, che è pure il lavoro di un mediano. E invece nel 4-2-3-1 con due mediani ho più libertà, mi posso alzare di più e sfruttare altre caratteristiche, come il tiro da fuori e tante altre cose. Quindi se devo decidere direi il 4-2-3-1. Sì. Quindi come sta giocando attualmente la squadra è l'ideale per te. Esatto, sì. E infatti ti stiamo vedendo anche più spesso in zona gol. Sì. Quanto ti piace tirare da fuori aria? Tanto. No, tantissimo, perché sì, ce l'ho, so che ce l'ho, e quindi ci provo anche quando ho la possibilità. Fino adesso tutti i 4 gol che ho fatto erano da fuori aria, quindi penso che... Quando c'è una punizione sul centrodestra, te la prendi tu la palla oppure ne parli con un paio di giocatori? No, se posso me la prendo sempre, ovviamente, però ci stanno anche altri giocatori che hanno la qualità di calciare bene, e poi ci parliamo, ovviamente. Piede mancino, tanta qualità, visione di gioco, intelligenza, insomma più o meno tutto quello che si richiede a un centrocampista. Sono queste secondo te le tue caratteristiche principali, e invece dove devi migliorare secondo te?
Sì, sono questi i punti più forti di me, come hai detto te, ovviamente migliorare mi posso in tutti gli aspetti, anche nei punti più forti, però se ti devo dire uno, forse la fase difensiva, che è fondamentale per un mediano nel ruolo mio, sì. In prima squadra ci sono tantissimi centrocampisti insomma, di altissima qualità, tu ti alleni praticamente in pianta stabile in prima squadra, ce n'è uno in particolare come punto di riferimento o rubi un po' a destra e a sinistra? Sicuramente rubo un po' a destra e a sinistra, tutti i giocatori sono forti, posso imparare da tutti i giocatori ovviamente, però il giocatore che mi ispiro di più è Paredes, che è proprio lo stesso ruolo mio, e imparo tanto anche solo allenandomi con lui o vedere le partite ovviamente allo stadio oppure da casa, è bellissimo vederlo a giocare a calcio. E invece anche la nazionale svizzera, insomma, ultimamente ha avuto ed ha tantissimi centrocampisti di qualità, di successo, ce n'è uno magari che è oltre a un punto di riferimento anche un idolo. Sì, ci stava prima Indler, che ha giocato Sì. pure in Italia, nazionale svizzera, e per il momento è Xhaka, Granit Xhaka. Sì, giochiamo stesso ruolo, siamo entrambi mancini, e lui, la cosa che mi ispiro tanto è la sua mentalità, è proprio un leader, mi voglio a migliorare pure su questo punto, sì, proprio lui. Hai avuto modo di conoscerli? Purtroppo no, ancora no, però chissà, un paio d'anni giochiamo insieme in nazionale. Non Esatto, si sa volevo mai. arrivare a quello. Insomma, già che non te lo precludi vuol dire che tu sei molto ambizioso, vero? Sì, sì, sono molto ambizioso, mi voglio migliorare sempre, voglio crescere sempre, sì, finché non arrivo al mio destino, lavoro sempre. Quindi stiamo facendo un po' il profilo piano piano, insomma, molto competitivo, dicevamo in precedenza, molto ambizioso e come ti dicevo anche prima, più osservatore e riflessivo piuttosto che comunicatore. Se pensi ad essere un leader in futuro, pensi di essere un leader più con il comportamento che con le parole? Sì, forse più con il comportamento, però pure con le parole sì, questo è solo un allenamento in campo e cerco di farlo di più, poi piano piano è un'abitudine, direi. Poi. Nel tempo libero che cosa ti piace fare? Sono una persona familiare, mi piace di spendere il tempo con la famiglia, anche se non ci vediamo tanto, ci sentiamo ovviamente. Mi piace di ascoltare la musica, ogni tanto leggo pure un po', però Anche un po' di musica italiana o solo c'è internazionale? tutto, italiano, spagnolo, inglese, tedesco. Tipo? Musica italiana tipo? Chi ci sta? Sera e Basta, Tony F, Ok. però anche ovviamente canzoni della Roma per imparare un po' gli inni. Niente. E con i social che rapporto hai? Con i social sono Equilibrato, diciamo. sì, diciamo sì, soprattutto quando metto qualcosa sui social è sempre intorno al calcio. Torniamo un po' al campo, torniamo anche alla Roma. A gennaio 2025, prima convocazione in prima squadra. Te lo aspettavi? Che emozione è stata? No, non me l'aspettavo sinceramente, però è un'emozione indescrivibile. Cioè, difficile a dirlo in parole. È stato veramente bellissimo, un sogno. Sì, veramente bellissimo. Ci pensi un po' al debutto? Lo senti avvicinarsi? Sì, ovviamente me lo spero il prima possibile, però già di poter andare lì a sperire quelle cose, quel giorno è già stato tantissimo. Ovviamente mo sta a me come lavoro, come gioco, poi prima o poi arriva quel giorno. Vabbè, diciamo che il 2025 comunque è iniziato abbastanza bene per te. Gennaio la prima convocazione, febbraio il rinnovo di contratto, punto d'arrivo sicuramente, però soprattutto punto di partenza. Sì, esatto, è stato un bel giorno, un bel traguardo che ho raggiunto, però sta a me, devo continuare a lavorare, a migliorarmi, prima o poi, come ho detto, arriva quel giorno per debuttare in prima squadra, scusami. Sì. Che aspettative hai, che ambizione hai nella Roma e in generale nel calcio? Ambizioni ovviamente prima o poi a vincere i titoli, a diventare un giocatore grande, poi essere un esempio per i prossimi giovani, per aiutarli. Sì. Quando c'è stato l'annuncio del tuo contratto,
hai pubblicato una foto. Sì. Mi ha colpito una frase, perché tu hai dedicato quel rinnovo anche alle tante persone del convitto che ti hanno praticamente adottato. Sì. Un gesto molto bello, perché di solito si ringrazia la famiglia, si ringraziano insomma solo i familiari, Sì. I manager. Invece tu hai voluto ringraziare quelle persone che per un paio d'anni ti hanno portato a mangiare, a Sì, dormire. esatto. Che rapporto hai con loro? Sì, no, anche per i miei genitori è stato importante che abbiamo il convitto con i tutor che mi hanno accolto veramente bene, mi hanno fatto sta bene, ho sentito anche bene, il rapporto tra di loro è bello, è aperto, sì, mi hanno aiutato tantissimo per sentirmi bene sul campo ma anche fuori dal campo. Quindi la sensazione è questa, cioè che questo club ti abbia adottato da un certo punto di vista. Sì, molto, molto. La Roma, direi per tanti giovani è la società perfetta per un giovane per crescere e soprattutto il modo in cui lavorano con noi giovani è veramente bellissimo, è il modo giusto per un giovane, esatto. Quindi abbiamo un tifoso in più. Non uno, non solo uno, anche tutti i miei familiari ovviamente da quando sto qua abbiamo iniziato a tifare Roma. Come fai a non tifare Roma? Quindi abbiamo chiuso il cerchio, romano e romanista. Eravamo inizi, esatto. No, però abbiamo uno stadio storico, dei tifosi meravigliosi e quindi sì, direi che abbiamo un romanista in più. Bocca al lupo. Grazie, Grevi.